Rieccoci con un nuovo video, come vedete appunto quest'oggi con due mazzi, un mazzo oracolare e ovviamente i tarocchi. Per quanto riguarda appunto gli oracoli, abbiamo gli oracoli dell'amore, degli innamorati, e per quanto riguarda i tarocchi, quindi i 78 arcani maggiori e minori, abbiamo i Sexual Magic Tarot. Ovviamente utilissimi per trattare appunto un argomento particolarmente piccante, ossia un incontro, anzi il prossimo incontro con la persona che amate, la persona del cuore o anche semplicemente la persona che state appunto frequentando, a prescindere ovviamente o meno che il vostro rapporto possa essere un rapporto libero, quindi ovviamente tra due persone assolutamente libere, oppure ovviamente tra due persone entrambe impegnate o una delle due soltanto impegnata, d'accordo? Quindi focus il prossimo incontro con questa persona. Cerchiamo di capire ovviamente come si svolgerà da un punto di vista fisico, sensuale ed erotico. Cerchiamo anche di capire gli aspetti emotivi, però ovviamente altrettanto importanti, di un incontro. Cerchiamo anche di capire come questo incontro possa determinare particolari sviluppi nel prossimo futuro, ovviamente in riferimento alla storia, e ovviamente esito finale cerchiamo di capire il percorso karmico della vostra storia, della vostra frequentazione, ovviamente facendoci anche aiutare a fine estesa dagli oracoli, da dei messaggi appunto d'amore inerenti ovviamente all'altra persona. D'accordo? Come appunto avrete già notato, questo sarà un video ad una sola variante, quindi a stesa unica. Voi sapete che io tendo ad alternare appunto sul canale video a una stesa e video a doppia variante, per cercare ovviamente di venire incontro il più possibile ai gusti, alle esigenze un po' di tutti. Quest'oggi però appunto è un video a variante unica, d'accordo? Dunque possiamo solo momentaneamente ovviamente allontanare il mazzo di oracoli, che riprenderemo ovviamente tra poco, e ovviamente iniziamo a mescolare il mazzo di tarocchi, appunto di questi meravigliosi Sexual Magic Tarot, per appunto cercare di capire come procederà il prossimo incontro con la persona ovviamente del vostro cuore, ovviamente per il principio di sincronicità. Quindi cerchiamo di capire come appunto procederà questo incontro da un punto di vista erotico e ovviamente anche da un punto di vista emotivo e ovviamente sentimentale, con uno sguardo in più però in riferimento al futuro, per quanto riguarda appunto il percorso, ragazzi, karmico della storia, ovviamente importante, dato molto importante. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, allontaniamo come sempre solo momentaneamente ovviamente il resto del mazzo, e come potete vedere appunto questa è una stesa a 4 tarocchi, quindi a 4 arcani maggiori e minori. In prima posizione gli aspetti fisici ovviamente dell'incontro, in seconda posizione gli aspetti emotivi ovviamente sentimentali dell'incontro, in terza posizione gli sviluppi nel futuro più prossimo in riferimento appunto alla vostra storia, in base ovviamente però a come procederà, come andrà questo incontro, e in quarta posizione appunto abbiamo l'esito finale, cioè il percorso karmico ovviamente della storia.
Dunque, iniziamo appunto dalla prima posizione, ossia gli aspetti fisici, erotico-sensuali appunto di questo incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del carro. Allora, chiaramente ragazzi, la carta del carro parla ovviamente di un enorme successo. La carta del carro ovviamente tra i 22 arcani maggiori rappresenta sicuramente uno tra i migliori, proprio perché appunto parla di, vi ripeto, appagamento, parla di successo, parla di godimento, parla anche, diciamo, di contatti piuttosto piccanti che ovviamente renderanno questo incontro particolarmente sentito. È chiaro, ragazzi, che la carta del carro è inerente sicuramente a una coppia particolare, cioè la carta del carro, non ovviamente ragazzi in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, è ovviamente rappresentata da appunto il principe del carro, che cerca ovviamente di mantenere in equilibrio appunto il proprio carro, trainato da due, diciamo, particolarmente indisciplinati cavalli destrieri, uno bianco e uno nero. Ovviamente rappresentano due temperamenti, ovviamente due caratteri completamente diversi, bianco e nero, totalmente opposti. Quindi uno dei due particolarmente focoso, che ovviamente rappresenta il destriero nero. L'altro invece sicuramente, non dico trattenuto o freddo, però più romantico, sentimentale, meno spinto, diciamo, che ovviamente è supportato dal cavallo bianco. Ecco, in questo caso vi troverete di fronte ad una persona che, da un punto di vista proprio pratico, ragazzi, agirà, diciamo, da un punto di vista fisico ed erotico in maniera completamente opposta rispetto a voi. Ossia, potrebbe comportarsi in maniera molto spinta e ovviamente trovare in voi invece un maggior desiderio, diciamo, di romanticismo, oppure al contrario, voi potreste essere particolarmente, diciamo, spinte nel vostro atteggiamento e trovarvi invece di fronte ad una persona molto più romantica, bisognosa di magari qualche coccola, diciamo, in più, momenti di tenerezza in più. Quindi sarete, diciamo, piuttosto diversi nell'approccio al contatto fisico, ma questo non ne pregiudicherà assolutamente la riuscita, perché anzi, proprio queste diversità, queste grandi, direi, differenze di approccio anche all'eros, accenderanno enormemente la passione dell'uno e dell'altra e di conseguenza ci sarà un incontro veramente molto pepato. Perché appunto la carta, vedete, del carro rappresenta proprio questo. Quindi un incontro che sarà totalmente appagante. Vedete appunto come questa ragazza in qualche modo, diciamo, si sta riposando dopo evidentemente un momento di grande appagamento a seguito appunto del rapporto con il suo uomo, con il suo amante, e ovviamente pare assolutamente serena, anche proprio dall'espressione del viso di questa bellissima ragazza se ne può appunto dedurre un atteggiamento particolarmente sereno e quindi appagato. Ecco, sicuramente anche l'atteggiamento, diciamo, fisico, la posizione, diciamo, fisica di questa ragazza ci riporta proprio a un, diciamo, momento da un punto di vista appunto erotico e ovviamente sensuale, sessuale, dove appunto ci sarà uno dei due, vedete, che tenderà a prendere di più e l'altro, tra virgolette, diciamo, a dover dare di più. Ma vi ripeto, questo comunque non andrà a pregiudicare ovviamente la riuscita del rapporto, assolutamente, anzi, pur avendo questa ragazza questo atteggiamento, diciamo, di sottomissione, in realtà obiettivamente pare particolarmente appunto appagata, d'accordo?
Quindi vi ripeto, sicuramente in questo caso, da un punto di vista, se non altro fisico, ci sarà assolutamente il trionfo. La carta del carro viene anche denominata, il settimo arcano, l'arcano del trionfo. Quindi obiettivamente tutti i vostri desideri verranno assolutamente realizzati da un punto di vista, vi ripeto, erotico, E ovviamente questo comporterà anche un percepire proprio a pelle una grande affinità fisica con questa persona, cioè pur riconoscendovi molto diversi, perché obiettivamente sarete consci e consapevoli del fatto che evidentemente avete un approccio alla sessualità diverso, direi anche opposto, ma obiettivamente questo non, diciamo, impedirà a ciascuno di voi di godere di quel particolare momento e anche dell'approccio che l'altro può fornire. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente ci sarà un interscambio molto positivo che ovviamente vi farà capire che sicuramente questa potrebbe essere proprio la persona giusta per voi, perché proprio l'essere così diversa da voi, questa persona appunto, rappresenta una sfida, rappresenta, vi ripeto, anche delle avventure pepate, un nuovo modo di gestire la sessualità che evidentemente potreste scoprire proprio con questa persona e grazie a questa persona. D'accordo? Quindi sicuramente da un punto di vista, vi ripeto, fisico non mancherà assolutamente niente. La carta del carro, tra l'altro, è una carta anche molto veloce, per cui a livello di tempistiche voi vedrete questa persona sicuramente entro al massimo le prossime 2 settimane. Quindi è sicuramente un incontro entro i prossimi 15-20 giorni al massimo che procederà e procederà veramente molto bene. Sarà, vi ripeto, un incontro non necessariamente lungo, cioè la carta del carro non parla di, per esempio, il classico weekend trascorso insieme o comunque ore ed ore di contatto fisico. Il carro parla comunque di un incontro anche dalle tempistiche piuttosto veloci, ma, vi ripeto, assolutamente tremendamente appaganti. D'accordo? Quindi, vi ripeto, non deve essere per forza un incontro di 5 minuti, però sicuramente non sarà un incontro lungo, ovviamente giorni e giorni, d'accordo? Anche di ore ed ore. Potrebbe essere un incontro di breve durata, ma comunque estremamente appagante. D'accordo? Quindi sicuramente 2 posizioni diverse per quanto riguarda proprio l'erotismo, ma questo non pregiudicherà, vi ripeto, il grande successo. D'accordo? E proprio a seguito di questo incontro voi potreste proprio notare delle grandi affinità, ovviamente in riferimento a questa persona. Affinità che ovviamente comportano il rendersi conto che potrebbe essere proprio la persona giusta. Cioè una persona che vi dà tutto ciò che voi sino adesso, per esempio, non avete ricevuto da altri partner. Una persona che potrebbe farvi godere come per esempio non aveva mai fatto nessun altro prima. Quindi una persona che sa soddisfarvi, nonostante, vi ripeto, possa essere una persona diversa da voi, proprio anche nell'approccio pratico. Vediamo in seconda posizione, però ovviamente gli aspetti emotivi e sentimentali, ovviamente altrettanto importanti per quanto riguarda appunto questo incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo un bellissimo paggio di bastoni. Guardate che meravigliosa, diciamo, posizione, che abbraccio direi magnetico tra questi due innamorati, per cui addirittura sembra che il corpo di lei si possa fondere, addirittura completare nel corpo di lui. Questo, diciamo, movimento così particolarmente sinuoso compiuto da questa ragazza veramente straordinariamente bella
E obiettivamente è quello che accadrà tra di voi. Sicuramente, vi ripeto, al di là di questa sessualità molto prorompente e sentita da entrambe le parti, però sicuramente il paggio di bastoni parla anche di dialogo, per fortuna, cioè ci sarà anche del dialogo ovviamente fra di voi. E sarà un dialogo, vi ripeto, proprio come vi dicevo con la carta del carro, foriero anche di pensieri positivi in riferimento al futuro, cioè capirete che ci sono delle affinità non solo da un punto di vista erotico, ma anche comunicativo e dialogico. Cioè, il paggio di bastoni parla sicuramente di bastoni, quindi obiettivamente comunque oltre all'atto fisico vero e proprio che qui ci sarà sicuramente in pieno, ma ovviamente ci saranno sicuramente anche dei preliminari molto stuzzicanti, perché parliamo di un paggio di bastoni, però che verranno ovviamente alternati a dei momenti dialogici molto interessanti, perché il paggio di bastoni parla di curiosità. Cioè questa persona, non dico che potrebbe farvi il terzo grado, però potrebbe farvi qualche domanda in più, magari del solito. E a seguito di queste domande voi potreste quindi notare, dedurre ovviamente un interesse importante, ovviamente da parte di questa persona nei vostri confronti, perché altrimenti perché chiedere? Mm? Quindi è sicuramente una persona che, vi ripeto, si dimostrerà molto incuriosita circa la vostra vita. Potrebbe chiedervi, ovviamente, qualcosa in più in riferimento, bastoni, per esempio, al vostro ambito professionale, piuttosto che al vostro ambito, diciamo, economico-finanziario, piuttosto che amicale. Cioè una persona che si interesserà molto della vostra vita. D'accordo? E lo farà, come tipico del paggio di bastoni, in maniera molto pulita, in maniera molto trasparente, quindi senza sotterfugi, ma andrà proprio diretta questa persona con delle domande chiare, belle schiette, per cercare obiettivamente però di sondare il terreno, perché questa persona è molto interessata a voi e ve lo dimostrerà ovviamente in pieno. Quindi vi ripeto, sarà veramente un incontro molto bello che permetterà anche un confronto dialogico veramente molto importante e che vi metterà forse per la prima volta l'uno di fronte all'altra per quanto riguarda proprio la vostra vita personale, i vostri progetti, il vostro ambito professionale, per quanto riguarda il vostro ambito esperienziale, la vostra vita. Potrebbe chiedervi qualcosa in più in riferimento alla vostra famiglia, piuttosto che ai vostri studi, cioè questa persona si farà un po' i fatti vostri, ma vi ripeto, non è un fante, un paggio di spade. D'accordo? Ma è un paggio di bastoni, cioè lo vuole fare in, diciamo, totale trasparenza e solarità. Cioè una persona che vi farà determinate domande perché è interessata a voi. Voi piacete a questa persona. Tra l'altro, i paggi parlano anche di situazioni, diciamo, in divenire, quindi embrionali. Quindi questa persona, diciamo, vede il vostro rapporto in divenire, appunto, cioè come qualcosa che è nato, ovviamente, che già c'è, ma che lui vuole assolutamente in qualche modo portare a compimento, far crescere come appunto il percorso del fante, d'accordo? Ecco, vuole far crescere questo rapporto e vi ripeto, vi farà capire non soltanto che questa persona vi desidera, vedete, con questo abbraccio così avvolgente, ma anche che obiettivamente è una persona che vuole far parte della vostra esistenza. Inoltre, altre diciamo caratteristiche del paggio di bastoni è l'allegria, la felicità, la spensieratezza e diciamo quella leggerezza che obiettivamente servirà molto ad entrambi anche per sciogliere, diciamo, delle ritrosie, dei piccoli tabù. D'accordo? Quindi obiettivamente sarà un incontro molto molto bello all'insegna della gioia e del divertimento, oltre che del pienissimo appagamento ovviamente fisico. D'accordo?
Dunque, in terza posizione cerchiamo di capire quali saranno gli sviluppi nel futuro più prossimo in riferimento ovviamente a questo incontro. Cioè, abbiamo detto che questo incontro sarà veramente straordinariamente bello, ma ovviamente cerchiamo di capire quindi dopo che cosa accadrà dopo questo incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo ovviamente l'asso di pentacoli. Allora, l'asso di pentacoli è, diciamo, una carta amuleto. Perché? L'asso di pentacoli è un po' come il sette bello, cioè obiettivamente nel gioco delle carte, perché obiettivamente appunto l'asso di pentacoli riesce ad annullare, qui non ce ne sono, però in stese particolarmente negative, ecco, riesce ad annullare, diciamo, tutte le negatività che possono in qualche modo appunto trapelare dalla stesa. Quindi è una carta fortemente protettiva e benaugurale. Dunque, che cosa accadrà? Tutto ciò che di positivo voi potreste aspettarvi, perché ve lo dicevo ragazzi, questo è un incontro molto bello, che ovviamente non predisporrà soltanto voi poi ad avere molta fiducia nel futuro, ma anche l'altra persona. L'asso di pentacoli, pentacoli appunto, parla di materialità, quindi di benessere fisico, cioè questa persona godrà talmente tanto che obiettivamente vorrà rivedervi ancora, quindi obiettivamente dopo poco tempo l'asso di pentacoli parla di un nuovo incontro, quindi gli assi parlano ovviamente di notizie, d'accordo? In questo caso pentacoli, quindi notizie votate ovviamente ad un incontro pratico, d'accordo? Quindi all'organizzazione, alla pianificazione di un nuovo incontro. Quindi dopo poco questa persona vorrà di nuovo rivedervi. E l'asso di pentacoli, pur essendo una carta di pentacoli, in realtà ha delle tempistiche molto veloci rispetto appunto a tutte le altre carte di pentacoli, proprio perché è un asso. Dunque, evidentemente, questa persona, dopo pochi giorni, poche settimane al massimo, vorrà di nuovo rivedervi, cioè si farà di nuovo sentire in maniera pratica, in maniera concreta, per volervi rivedere ancora. Guardate quanto è bella, a me piace particolarmente questa immagine di questo asso di pentacoli, perché obiettivamente qui c'è una coppia che evidentemente ha consumato un rapporto, ma vedete come lui in realtà la stringe a sé e permette quasi a questa stupenda ragazza di addormentarsi tra le sue braccia. Quindi è un'immagine veramente molto bella di questa ragazza così bella, così sensuale, così procace, che si addormenta appunto sul petto del proprio uomo e che pare quasi prendersi cura di lei, stringendola forte a sé. Quindi è un'immagine veramente molto bella, molto dolce, che va al di là della mera sessualità. Quindi obiettivamente questo incontro sarà, ve l'avevo detto ragazzi, molto bello, proprio perché vi farà anche capire che qui c'è anche del sentimento tra voi e questa persona, cioè non è soltanto un, diciamo, rapporto fisico fine a ovviamente se stesso, d'accordo? Qui c'è tanto sentimento. D'accordo? Quindi questa persona subito dopo vorrà rivedervi ancora, quindi aspettatevi di nuovo un contatto, una comunicazione, un invito, proprio per potervi appunto rivedere a breve. E ovviamente vi ripeto, il prossimo incontro sarà altrettanto bello, perché guardate quanto è bella questa immagine di questo asso di pentacoli. Quindi obiettivamente questa storia, per ora se non altro, non prevede nessun elemento di negatività. È una storia in divenire, proprio come ovviamente è nei suoi pensieri e anche nella sua progettualità, e sarà anche nella sua progettualità. Ecco, una storia in divenire che può solo crescere. Quindi non ci sono stand-by, non ci sono litigi, non ci sono rivali, non ci sono preoccupazioni di alcun genere. D'accordo? Però obiettivamente, ragazzi, che cosa si evince da questa stesa? Non ci sono fino ad ora carte di coppe, ci sono carte di bastoni, ci sono carte di pentacoli e c'è la carta del carro. Quindi obiettivamente l'erotismo e la sessualità sarà l'elemento portante di questa storia.
vi ripeto, qui i sentimenti ci sono, però evidentemente ciò che in qualche modo vi farà capire in maniera chiara che è la persona giusta per voi o che comunque qui c'è tanto, ovviamente, tra di voi, sarà proprio grazie alla sessualità. Quindi grazie a quel toccarsi, a quegli sguardi, a quel cercare di portare piacere all'altro che vi farà capire che qui c'è anche del sentimento. Quindi obiettivamente la sessualità sarà un elemento importante, una sorta di ago, diciamo, della bilancia che vi permetterà anche di paragonare questa persona ad altre persone del passato. D'accordo? Bellissima questa stesa, eh? Vediamo ragazzi in quarta ed ultima posizione l'esito finale, ossia il percorso karmico della storia, quindi diciamo un futuro non proprio imminente, d'accordo? Quindi guardiamo in là, oltre qualche mese, come procederà appunto questa storia. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 3 di Pentacoli, ancora un abbraccio fenomenale, ma sicuramente, guardate ragazzi, su 4 carte 3 sono di un abbraccio veramente molto sentito, molto forte tra voi e questa persona. Quindi vi ripeto, sicuramente qui ci saranno veramente tanti momenti che trascorrerete con questa persona l'uno abbracciata all'altro. Ci sarà uno stringersi continuo, perché vi ripeto, qui addirittura su 4 carte ce ne sono 3 che rappresentano proprio queste coppie così affiatate che si abbracciano, quindi obiettivamente sarà, vi ripeto, un incontro molto bello, ma anche una storia che procederà allo stesso identico modo. Ragazzi, 3 di Pentacoli. Allora, 3 di Pentacoli, ecco, di nuovo non compare una carta di coppe, quindi vi ripeto, i sentimenti ci sono, però evidentemente, diciamo, non è l'elemento pregnante del vostro rapporto, d'accordo? Quindi ciò che obiettivamente si farà particolarmente sentire sarà appunto l'aspetto fisico, l'aspetto sensuale. Quindi vi perderete effettivamente l'uno nell'abbraccio dell'altra. Ecco, questo 3 di Pentacoli quindi parla di altri incontri veramente molto belli. Guardate, incontri che, come vi dicevo anche un po' con la carta del carro, non saranno necessariamente incontri lunghissimi, perché come potete, diciamo, notare, questa coppia sta consumando in una cucina. Quindi obiettivamente potrebbero essere, diciamo, degli incontri vissuti anche, diciamo, sul modello del mordi e fuggi, ma che obiettivamente gradiranno ovviamente molto entrambi. Soprattutto nel caso in cui sia una storia con una persona impegnata, è chiaro che questi ovviamente incontri non possono durare ore ed ore, giorni e giorni, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona prima o poi dovrà allontanarsi per ovviamente tornare dalla compagna ufficiale, d'accordo? Però, nonostante, diciamo, la velocità con cui verranno vissuti, vi ripeto, questi incontri, abbiamo 3 di Pentacoli, cioè un rapporto che evolve. Le carte di grado terzo rappresentano un'evoluzione rispetto alla stagnazione delle carte di grado secondo, d'accordo? Quindi questa storia andrà ad evolvere, in qualche modo ad approfondirsi in tutti gli aspetti, sicuramente negli incontri e ovviamente nell'aspetto materiale, chiaramente per quanto riguarda il benessere appunto sensoriale, diciamo così, carnale, ma anche per quanto riguarda l'intesa. Perché? Perché il 3 di Pentacoli parla di collaborazione tra 2 o più persone, in questo caso 2 persone, che ovviamente saranno rivolte verso un unico obiettivo, un obiettivo comune. Il 3 di Pentacoli, vi ripeto, parla di collaborazione, parla di trattative, parla di pianificazione, parla di organizzazione per un bene comune, ovviamente lo stare insieme. D'accordo? Quindi sicuramente avrete modo di rivedere moltissime altre volte questa persona, di perdervi veramente l'uno nell'abbraccio dell'altra e soprattutto vivrete i prossimi mesi veramente alla grande, quindi in maniera molto molto positiva. Tra l'altro il 3 di Pentacoli ha tempistiche lente, quindi obiettivamente anche oltre 2, 3, 4 mesi
sicuramente questo rapporto andrà avanti con molti incontri, benessere, organizzazione, trattative. Qui non ci sono ostacoli. Ragazzi, guardate che capita veramente di rado, una stesa obiettivamente priva di carte di spade o comunque di situazioni negative. In questo caso proprio non compaiono situazioni negative. Quindi vi ripeto, una storia veramente molto bella che procederà sicuramente su una forte sessualità. Questo è ovviamente, ragazzi, inevitabile, si nota, Però sicuramente una storia che prevede anche dei sentimenti e un godere fisico incredibile, ma soprattutto dei meravigliosi abbracci che obiettivamente vi faranno capire, vi ripeto, come vi dicevo ragazzi, sin dall'inizio con la carta nel carro, che qui c'è tanto tra voi e questa persona. Mm? E soprattutto, vi ripeto, il 3 di Pentacoli parla di un venirsi incontro, un collaborare verso un fine comune, quindi lo stare insieme. Quindi veramente una stesa meravigliosa, quindi evoluzione, successo, trattative, un vedersi, un sentirsi, quindi veramente prossimi 2 o 3 mesi, anche ovviamente di più, gestiti per quanto riguarda questa storia, questa frequentazione in maniera molto molto positiva. Non ci sono ostacoli. Tra voi e questa persona ci saranno degli incontri molto belli da un punto di vista ovviamente erotico che vi faranno capire che questa obiettivamente è la persona giusta per voi e che soprattutto veramente ci sono delle grandi affinità. Quindi obiettivamente sarà un rapporto molto molto bello e che obiettivamente andrà in qualche modo a soddisfare entrambi. Cioè ragazzi, il 3 di denari non parla di uno dei due particolarmente soddisfatto e l'altro unicamente votato al dare. Cioè il 3 di denari parla comunque di una situazione di equilibrio, cioè obiettivamente entrambi darete il vostro contributo alla storia, cioè non c'è uno dei due che dà più dell'altro, entrambi contribuirete ovviamente a rendere questa storia sempre più bella. D'accordo? Dunque, possiamo a questo punto ovviamente estrarre anche delle carte oracolari che appunto andremo a mescolare, sempre per il principio di sincronicità, per ovviamente riuscire a capire, cercare di capire obiettivamente che cosa pensa questa persona chiaramente di voi. Vediamo un po'. Cosa vorrebbe dirvi obiettivamente se potesse in questo momento farlo. Vediamo un po'. Perfetto, allora, dunque, possiamo appunto iniziare con ovviamente la prima carta oracolare e qui abbiamo che cosa vedi tu in me? Allora, questa persona si stupisce perché obiettivamente nota e noterà, ve l'ho detto, una enorme affinità. E questa persona ancora ad oggi non riesce a capire effettivamente come mai voi siate così interessate a lui, come mai voi siate così prese per lui, che questa persona molto spesso se lo chiede. Probabilmente non ve lo ha mai detto, ma si chiede che cosa effettivamente tu vedi in me, cosa percepisci del mio modo di essere, che cosa ti piace così tanto del mio modo di essere, quali affinità ritrovi tra la tua interiorità e la mia interiorità. Questa persona vede, a mio avviso, nel vostro rapporto una sorta di miracolo. Cioè non si aspettava che tra voi ci sarebbe stato un rapporto del genere. E si stupisce del fatto che voi gli stiate
accanto, che voi lo vogliate, che voi lo vogliate vedere, che voi lo desideriate. Quindi è una persona che effettivamente vede il vostro rapporto come qualcosa di straordinario, come qualcosa che non si aspettava di vivere e non si aspettava di avere una donna come voi al suo fianco. Ecco perché questa persona si chiede obiettivamente cosa ci trovi di così meraviglioso in me. Perché sei al mio fianco? Cosa vuoi davvero da me? Da una persona come me? Cosa ti aspetti realmente da me? Quindi questa persona si fa molte domande in riferimento a quello che voi potreste provare per lui. Quindi non è una persona così sicura e baldanzosa come magari vuol far vedere. È una persona che molto spesso si ferma a pensare e pensa a voi, a ciò che vi tiene legate così tanto a lui. A volte, vi ripeto, si stupisce lui stesso. Vede questo rapporto come un miracolo. Effettivamente è un rapporto molto bello, ve l'ho detto già anche con la carta dei tarocchi. Questa persona effettivamente è meravigliata, positivamente ovviamente, dalla tenuta del vostro rapporto. Non se lo aspettava, non immaginava di avere una donna del genere al suo fianco e soprattutto di vedere concretamente, toccare con mano tutto l'interesse che voi provate per lui. Vediamo in questa seconda posizione, meravigliosa questa carta, ovviamente ce lo aspettavamo. Io desidero i tuoi baci, anelo i tuoi baci, bramo i tuoi baci. Questa persona ha bisogno di un vostro abbraccio, vedete? Ecco perché ce ne saranno così tanti. Questa persona ama il contatto, ama il bacio, ama potervi toccare, ama potervi, vedete, stringere, o perché no, essere lui tra le vostre braccia. Ve l'avevo detto dall'inizio, ragazzi, che questo è un rapporto molto bello, un rapporto speciale, ed è un rapporto dove la sensualità e la sessualità, l'erotismo, quindi anche il bacio, rappresenta un ago della bilancia fondamentale che farà appunto capire a questa persona obiettivamente quanto lui vi desideri, ma soprattutto quanto lui voglia stare con voi. Perché questa persona desidera proprio ardentemente i vostri baci. Quindi è una persona che non può fare a meno di voi ed è una persona che non vuole fare a meno di voi. Quindi, vi ripeto, sarà un incontro molto bello e sarà un incontro che farà capire ovviamente ad entrambi che potreste proprio essere anime gemelle. Questa persona, vi ripeto, si stupisce sul fatto che il vostro rapporto sia così bello e su quello che voi di bello possiate obiettivamente vedere in lui. È una persona che desidera ardentemente i vostri baci e che quindi va a confermare quello che abbiamo detto sino ad ora, ossia che è sicuramente un rapporto che obiettivamente ha come substrato ovviamente fondamentale proprio l'erotismo, ma non si fermerà a questo. D'accordo? Dunque, estraiamo altri 2 oracoli per appunto completare ovviamente la stesa e dunque appunto di nuovo per il principio di sincronicità cerchiamo di capire che cosa appunto questa persona potrebbe volervi dire in questo momento, se potesse parlarvi. Vediamo un po'. Quindi altri 2 oracoli.
Dunque, in questa posizione, appunto, abbiamo vorrei essere come te. Allora, questa persona vi ammira terribilmente. Ecco perché si chiede: ma cosa vedi di così bello in me? Ha un'autostima un po' ballerina, questa persona, ma vede in voi evidentemente la persona giusta, vede in voi obiettivamente una persona perfetta, perfetta obiettivamente per lui, chiaramente, la persona perfetta, la persona giusta, è una persona che vi ammira, è una persona che vi reputa appunto unica ed è una persona che tutt'oggi appunto si chiede cosa diciamo abbia fatto di così meraviglioso in questo mondo, in questa vita per meritare una persona come voi, una persona che lui stima, una persona che lui ammira al punto che questa persona vorrebbe essere come voi. È una persona che vi ammira in tutto, nella vostra forza interiore, nella vostra intelligenza, nella vostra determinazione, nel vostro carattere, anche perché no, nella vostra cultura. È una persona che vi vede veramente ad un gradino superiore rispetto anche addirittura a se stesso e a tutte le altre persone che ha conosciuto sino ad ora. Quindi questa persona spera di essere un giorno come voi. Vi ammira da morire questa persona. Veramente, ha un'ammirazione smodata per voi, Vediamo dunque ora l'ultimo oracolo. E qui ovviamente abbiamo è tutto troppo, è tutto così tanto. Allora, questo è un rapporto veramente magico, è un rapporto speciale, è un rapporto di un'intensità rara, cioè è un rapporto dove si proveranno e proverete anche e soprattutto in futuro tanti sentimenti, tantissime emozioni che traboccheranno, per cui addirittura a volte questa persona farà e fa fatica tuttora a gestirle. È tutto troppo. Cioè per questa persona voi siete troppo, addirittura anche per lui. Il sentimento che lui prova per voi è troppo. Il sentimento evidentemente anche che voi provate per lui, evidentemente è troppo. Cioè è un rapporto troppo forte, troppo intenso che questa persona fa a volte fatica a gestirlo. Soprattutto nel caso in cui sia in rapporto con una persona impegnata, questa è una persona che vede veramente molto spesso vacillare, diciamo, il suo equilibrio, perché è una persona che per voi farebbe follie, veramente, ma si trova in qualche modo molto spesso a dover castrare i suoi desideri proprio perché obiettivamente non, diciamo, in questo momento può, ad esempio, interrompere il rapporto con la compagna ufficiale e di conseguenza sente dentro di sé questi sentimenti che quasi gli spaccano l'anima, che gli in qualche modo mandano in fibrillazione lo spirito e il cuore. Quindi è chiaro che è una persona che molto spesso sente un'emotività talmente traboccante che a volte può paralizzarlo, perché è una persona troppo innamorata di voi ed è una persona che si scoprirà innamorata di voi. È una persona che vi vede molto presa ovviamente da lui e se ne accorgerà maggiormente anche in futuro. È una persona che evidentemente spera tanto nel vostro rapporto e che fa fatica a stare lontano da voi. Quindi obiettivamente è una persona che a volte vede vacillare la sua razionalità e lucidità. Questo, ragazzi, è un rapporto di un'intensità incredibile e ovviamente nel corso dei prossimi giorni, settimane e mesi questo rapporto non accennerà a diminuire la propria potenza, Quindi sicuramente, vi ripeto, tra voi e questa persona ci saranno molti incontri, molti dialoghi e la scoperta del vero amore, che potrebbe risultare per questa persona a volte talmente tanto da non riuscire a gestire tutte queste emozioni.
ma vi ripeto, è un rapporto bellissimo che sicuramente avrà ovviamente, almeno per i prossimi 2, 3, 4 mesi, sicuramente un periodo di grande fioritura ed evoluzione. D'accordo? Dunque, direi che questa stesa può terminare qui, una stesa bellissima, senza neanche una carta di spade o comunque una carta negativa, un grande amore sicuramente, dove vi ripeto però la sensualità, i baci e tutti questi meravigliosi abbracci faranno capire all'uno e all'altra di essere ovviamente di fronte alla persona giusta. Ricordatevi queste emozioni traboccanti che a volte potrebbero in qualche modo anche, diciamo, preoccupare questa persona, non ovviamente in accezione negativa, ma proprio perché appunto saranno dei sentimenti e delle emozioni talmente traboccanti che forse questa persona non ha mai provato appunto nella sua vita, che obiettivamente porteranno questa persona a volte a sentirsi spaesata di fronte appunto a tutte queste emozioni, desideri, progetti appunto traboccanti che obiettivamente ci saranno. Ve lo dicevo con questo 3 di pentacoli, che qui ci sarà una grande collaborazione, una grande pianificazione, vi ripeto, ci saranno momenti di comunicazione molto importanti e la risoluzione di qualsiasi ostacolo o problematica che possa in qualche modo interporsi ovviamente fra di voi. Però vi ripeto, rapporto veramente molto bello, vissuto all'insegna sicuramente della sensualità, dell'erotismo ai massimi livelli, ma ovviamente mai disgiunti sicuramente da un grande sentimento che qui comunque farà ovviamente da padrone. D'accordo? Dunque, come sempre, ovviamente buon incontro, anzi buoni incontri e ovviamente a presto e buona fortuna.